Mamma mia, quanti siete? Ok, allora, il mio elemento naturale è l'acqua del mare, però quando ero bambina io mi sono innamorata del cielo. Avevo un grosso libro pieno di immagini bellissime, colorate, di carta patinata, no? Il sole, la luna, le stelle, i pianeti, ma la mia passione assoluta erano le galassie. E non solo per questa straordinaria bellezza innegabile, ma mi affascinava l'idea che tutti questi miliardi di stelle, l'avevo letto sul libro che erano miliardi, tutte diverse, di colori diversi, di forma diversa, di dimensione diversa, contribuissero collettivamente a creare qualcosa di stabile, di coerente. Io allora non lo sapevo, ma basandosi su delle leggi che ne garantivano la durata nei miliardi di anni. All'università ho scelto fisica, però arrivata al terzo anno ho tradito le galassie, perché mi sono innamorata di qualcos'altro, mi sono innamorata della meccanica quantistica. C'era qualcosa di simile, la meccanica quantistica ha questa stessa caratteristica. Io pensavo tutte queste particelle elementari, elettroni, protoni, neutroni, poi ne arrivano 10.000, no? I muoni, i neutrini, giù fino ai quark, che si mettono insieme e insieme danno luogo a tutta l'enorme varietà della realtà che ci circonda, secondo leggi che sono molto belle, molto eleganti, espresse in un linguaggio formale che è il linguaggio matematico straordinario. Però della meccanica quantistica a me ha affascinato sempre molto anche la storia. Sapete, le comunità scientifiche hanno un difetto, tendono a dare i nomi a tutto, danno i nomi ai teoremi, alle equazioni e i fisici danno i nomi anche ad intere teorie. Noi diciamo l'elettromagnetismo di Maxwell, la relatività di Einstein, la meccanica di Newton, come se fosse possibile attribuire ad un singolo individuo, per quanto geniale, la capacità di risolvere un problema in maniera così generale da dar luogo a una teoria, no? Ma chiunque abbia avuto a che fare con la ricerca di qualunque genere sa benissimo che questo non è vero. Anche il più grande genio, anche il più straordinario scienziato si alza in piedi sulle spalle di chi l'ha preceduto e si tiene in equilibrio grazie al sostegno, dando la mano a tutti quelli che in questo viaggio lo accompagnano. Ecco, io quando ho cominciato a studiare la meccanica quantistica, ho visto questa essenza della scienza come creazione collettiva in maniera proprio evidente, no? Perché io usavo il formalismo di Dirac, studiavo l'equazione di Schrödinger, il principio di indeterminazione di Heisenberg, quello di esclusione di Pauli, l'atomo di Bohr, la regola di Born e così via. Era evidente che questa era una creazione collettiva e infatti eccoli qua, questa secondo me è l'immagine più bella della storia della fisica. Questa è la quinta conferenza Solvay del 1927 e ci sono tutti, cioè se voi vi viene in mente un nome legato alla meccanica quantistica qui c'è, compreso Einstein che la meccanica quantistica non l'ha mai sopportata e come vedremo fra un po' non l'ha nemmeno mai capita. E ognuno di questi grandi scienziati ha contribuito a creare questa teoria e non è che sia stata una creazione facile. Collaboravano fra di loro, discutevano tantissimo, ma non era sempre una collaborazione serena e pacata. In termini semplici si litigavano, non poco. Sono famose le discussioni fra Bohr e Einstein, ma anche quelle fra Heisenberg e Schrödinger e quelle fra Feynman e Dirac e così via. Perché discutevano? Cosa c'era? In fondo questa teoria, guardate, la meccanica quantistica fin dal suo esordio, fin da quando Planck, disperato perché non gli piaceva, ha tirato fuori l'idea dei quanti di energia per spiegare i dati sperimentali, fin dall'inizio la teoria si è dimostrata incredibilmente potente. Quindi quantomeno era una teoria che funzionava, spiegava i fenomeni, prevedeva i numeri sperimentali e quindi che ci avevano da discutere? Qual era il punto? Io quando ci penso, resto sempre così, mi fa sempre impressione, discutevano, pensate, di un più. Cosa vuol dire? Vuol dire che discutevano di quell'operazione di somma che per noi, quando siamo bambini, viene forse ancora prima di aver imparato a contare. Discutevano della congiunzione, di quello che si chiama il primo operatore logico, l'AND dell'informatica. Insomma, la congiunzione E per cui una mela è rossa e bella, rossa e buona, ok? Cosa c'era da discutere intorno a questo più? Per capirlo davvero
dobbiamo fare uno sforzo. Okay? Quando uno si sente disorientato di fronte a qualcosa, per affrontare il disorientamento, gli scienziati, i grandi padri, ci insegnano che occorre darsi una bussola, no? Prendere la barra del timone in mano e seguire una direzione. In questo caso la bussola è il formalismo. Il formalismo matematico della meccanica quantistica, a differenza di quello che molti pensano, non è complicato. È stato reso molto complicato dal tentativo di renderla più simile alla fisica classica. In realtà è abbastanza semplice. E allora dove sta sto più? Allora, la meccanica quantistica, quindi seguitemi un attimo, si prova a entrare nel formalismo della meccanica quantistica per non lasciarla così nel vago. Allora, dove sta questo più? Dunque, la meccanica quantistica dice, in primis, cioè gli esperimenti ci portano a sviluppare una teoria che dice che lo stato di un sistema è descritto da un vettore. Ok, i vettori li conoscete già, non li inventa la meccanica quantistica, ci sono in fisica classica, c'è il vettore che descrive la velocità, il momento angolare, l'accelerazione, è pieno di vettori, ma sono vettori che vivono nello spazio in cui viviamo noi, spazio tridimensionale, al più ci si può mettere il tempo e viene lo spazio-tempo. I vettori della meccanica quantistica sono un'altra cosa. Perché? Perché le loro componenti non sono le 3 componenti spaziali, ma sono tutte le possibilità a disposizione di quel sistema. Un frutto? Ok, le sue componenti sono mela, pera, banana, ananas, kiwi e quello che vi pare. Io sono qui a Milano, a Firenze, a Tenerife, a New York. Ogni componente rappresenta una possibilità del mio stato. Ho un amico, si chiama Carlo, Giovanni, Arturo, Ruggero, eccetera, eccetera. Ogni componente è una possibilità. Dice, vabbè, e allora che c'entra la somma? Il fatto è che i vettori, a differenza degli altri oggetti che noi usiamo per descrivere gli stati, si sommano. Cosa vuol dire? Vuol dire che quel vettore lo possiamo pensare come la somma di 2 componenti. Ok, e allora questo che vedete alle mie spalle è il primo giochino che possiamo fare. Questo qui è un qubit, lo chiamiamo Alice perché in meccanica quantistica i qubit si chiamano con i nomi in ordine alfabetico, Alice, Bob, Charlie, David, Eva e così via. Cos'è Alice? È un oggetto, un sistema fisico, il cui stato è descritto da 2 componenti, una associata per esempio all'operazione logica, allo stato logico 0 e l'altra allo stato logico 1. Ma se il suo stato è descritto da quel vettore, Alice è contemporaneamente 0 e 1. E questo formalmente è descritto da quel più rosso. Quel più rosso è quello su cui si sono scannati i grandi fisici padri della meccanica quantistica. Perché Einstein diceva, guarda, non è possibile che quell'oggetto sia contemporaneamente 0 e 1. Non c'è, non è nella nostra realtà, non lo vediamo. Io non posso vedere una mela che è un frutto che è contemporaneamente una mela, una banana, un kiwi e non posso pensare che Paola ora sia contemporaneamente a Milano, a Firenze, a New York, eccetera, eccetera. Quindi non è possibile. Quel più deve essere un OR. Non è un AND, ma un OR. Einstein diceva forse 0, forse 1, io non lo so, ma se avessi accesso a delle variabili che lui chiamava variabili nascoste, lo scoprirei e tutto sarebbe a posto. E poi gli diceva, ma guarda, ma non è così. I dati sperimentali ci dicono che quello è davvero contemporaneamente 0 e 1. Perché ti dà così noia Einstein? E Einstein diceva, perché non è la realtà che io vedo, non è la mia esperienza, non è quello che io vedo quotidianamente. E in effetti non è che ci avesse tutti i torti, però pensateci, voi pensate a uomini e donne che per milioni di anni hanno visto una palla luminosa che da est sale, boom, e va a ovest, tutti i giorni per secoli, secoli e millenni. È ovvio pensare che questa palla stia girando intorno a noi. Okay? È ovvio, ma è falso. Oggi lo sappiamo e lo accettiamo. Quel movimento è l'effetto della nostra rotazione su noi stessi e non col sole che se ne sta bello fermo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la rivoluzione copernicana, Galileo ci hanno insegnato che la Terra, l'uomo non è al centro dell'universo, la meccanica quantistica va ancora oltre. Non solo, nemmeno la nostra esperienza quotidiana è tutto quello che c'è. C'è molto di più
c'è anche qualcosa che noi non riusciamo a vedere e a percepire. E allora poi si va avanti, dice, ma perché non riusciamo a vederlo? Altra meraviglia della meccanica quantistica. Per risolvere, accettando qualcosa che sembra assurdo, apre la via alla risposta a una domanda che sembra non entrarci niente, ovvero perché non la vediamo questa cosa? E allora ci dobbiamo chiedere cos'è una misura. Se io chiedo ad Alice 60 o 61, poverina, lei che mi risponde visto che sta lì nel mezzo, no? E la meccanica quantistica cosa ci dice? Ci dice che prima di tutto l'osservazione non è un effetto, non è una cosa unilaterale. E questo chi non si occupa di scienza dice ovvio. L'osservazione, la misura, è la relazione fra due oggetti, l'osservatore e chi è osservato. E l'osservato cosa fa per dirvi sono 0 o sono 1? Si porta nello stato che corrisponde alla sua risposta. Un po' come un mimo, no? Sei felice o sei triste? E il mimo, sono felice, ride, sono triste, faccina contrita. E gli oggetti anche fisici fanno così. Se voi gli chiedete una cosa, vi rispondono portandosi nello stato che corrisponde a quella risposta. E quindi modificano il loro stato. Quindi l'osservazione non è più un'operazione neutra, è un'interazione. Chiedendo, modifico lo stato del sistema che sto osservando. Andiamo avanti, dice ma a caso? No, non accade a caso. La teoria ci dice che tanto maggiore è la componente in una certa direzione, tanto più spesso la risposta sarà quella corrispondente a quella componente. E poi si va avanti e si mettono insieme i sistemi. Mettiamo insieme Alice e Bob. Nello stesso modo e sempre con quel meraviglioso più, Alice e Bob possono stare in 0,0 o più 1,1 e di nuovo il più vuol dire contemporaneamente. E questo, guardate, la meraviglia della meccanica quantistica, questo stato ignora la distanza fra Alice e Bob, la ignora completamente. Per cui questa relazione che noi chiamiamo entanglement, il fatto che se Alice è 0, Bob è 0 e se Alice è 1, Bob è 1, non O, questo non gli importa niente della distanza, li possiamo mettere a grandissima distanza l'uno dall'altro. Quindi questa è una correlazione fra oggetti che va sotto il nome appunto di entanglement, che in inglese vuol dire ingarbugliamento, fortissima, che non gli importa della distanza, è un po' come se due persone, una coppia, che è proprio una coppia, si tengono per mano, camminano, se una delle due casca si trascina dietro anche l'altra. E questo vedetelo anche quando le due persone sono lontanissime l'una dall'altra. Tutte queste cose danno luogo a quelle che oggi chiamiamo le tecnologie quantistiche. Qui dietro di me vedete l'immagine del teletrasporto quantistico che è stato realizzato, questo è già insomma abbastanza, 143 chilometri tra La Palma e Tenerife, ma anche i processori quantistici, questa è l'immagine di un tipico processore quantistico che fanno conti velocissimi, però io voglio finire con un'altra cosa che forse è meno nota ma che ci apre anche all'idea che questa teoria non è solo una teoria delle tecnologie, non è solo una teoria dei processori o dell'elettronica, è una teoria del nostro universo ed è il fatto che noi riusciamo ad usare questa teoria anche per spiegare dei fenomeni fondamentali, biologici. La fotosintesi clorofilliana è così efficiente perché il fotone, quando batte sulla superficie della foglia, per raggiungere la centrale chimica, passa contemporaneamente da tutte le strade che ha a disposizione all'interno della foglia e l'abbiamo capito soltanto adesso. E il pettirosso si orienta nel campo magnetico terrestre grazie all'entanglement fra particelle poste in punti diversi del suo cervello. Quindi questi principi che la meccanica quantistica ci ha insegnato vanno oltre la fisica, ci insegnano appunto ad andare oltre, a non pensare che la nostra esperienza sia al centro dell'universo. Ora sono andata oltre e chiudo. Io 2 anni fa sono partita per fare un viaggio in barca a vela, con una mia barchetta piccolina ho fatto il Giro d'Italia in solitaria. E quando fermandomi, come vedete, in moltissimi porti, ogni pallino è un porto, una tappa, quando mi fermavo in questi porti andavo a raccontare la meccanica quantistica. I ragazzi mi chiedevano nelle scuole o anche così nei porti proprio, no?
E i ragazzi mi chiedevano: ma che c'entra la vela con la meccanica quantistica? E io all'inizio rispondevo nulla, sono due mie passioni, le ho messe insieme e così. Poi però andando avanti in questo viaggio mi sono resa conto che non era assolutamente vero. In realtà il viaggio che stavo facendo a vela è lo stesso viaggio della ricerca, è il viaggio che si nutre da una parte del magone che vi viene quando lasciate ciò che conoscete, il porto sicuro, la teoria nota, la vostra sicurezza, le vostre certezze, e l'entusiasmo, l'emozione di andare oltre, di andare verso l'orizzonte che c'è, scoprire che cosa c'è di là. Il viaggio, che sia a vela, che sia il viaggio di un musicista. Prima, quando i ragazzi suonavano, pensavo a quando io studiavo pianoforte da piccina e mi ricordo quanto mi scocciava mollare una sonata, perché la sapevo suonare, mannaggia, la so suonare, e allo stesso tempo cominciare un pezzo nuovo, no? Perché si va oltre, si va avanti. Lo stesso per tutto. Il viaggio è quello che fa crescere l'umanità. E quindi, scusate se sono andata un po' lunga, buon vento per chi va a vela e buon viaggio a tutti.